Bentornati a tutti alla nuova recensione. Come vedete siamo nella sala prova dei nostri elettrodomestici, ovvero la cucina. Oggi proviamo l'oggetto di moda, quello che sicuramente è venuto di più nel Prime Day, ovvero la friggitrice ad aria calda. Mi sono convinto perché l'offerta era davvero buona. Come al solito vi lascio il link in descrizione. Iscrivetevi anche al canale delle nostre offerte Telegram, sempre link in descrizione, e andiamo a un veloce unboxing di questa macchina che sui 70 euro promette cose davvero egregie, ma tutto ovviamente dopo la sigla. Ok ragazzi, come vedete abbiamo il VP Cook Air Fryer, venduto in diversi paesi con diverse temperature, sia in gradi che Fahrenheit, diversi voltaggi, frequenze, neanche fosse un televisore. Questa è la versione diciamo base, poi c'è anche una versione XL. Prima di aprirlo, perché l'abbiamo comprato, anche perché è molto salutare mangiare non fritto, però senza rinunciare alle patatine fritte e a tante altre cose molto buone, con questa dovremmo sopperire alla differenza tra il fritto vero e il comunque mangiare in modo salutare. La cosa comoda di questo elettrodomestico, di questa marca, è che troviamo anche un ricettario in italiano con ricette molto interessanti che poi andremo anche a vedere nello specifico, e ovviamente proveremo sia delle patate già surgelate fatte direttamente con la friggitrice, sia una ricetta con le carote. Come si intravede già dalla figura abbiamo uno schermo touchscreen che si illumina, molto semplice e molto intuitivo. Ora andiamo ad aprire la nostra scatola. Ovviamente abbiamo la nostra presa asciugo, togliamo il polistirolo. Ok, come vedete ha già delle buone dimensioni, e qui abbiamo il nostro ricettario in diverse lingue, anche l'italiano, e le nostre istruzioni, molto semplice. Soprattutto c'è un glossario alla fine con le temperature per i prodotti più usati, quindi ci aiuteranno tanto. Togliamo l'immancabile plastichina. Adesso, prima di aprirlo, togliamo lo scotch di sicurezza. Dovrebbe venire fuori. Ok, come vedete anche il nostro cestello all'interno è protetto. Questo abbiamo il nostro maniglione per tirare fuori o dentro tutta la roba. Quando si vuole estrarre per pulire il cestello si fa così, si porta in avanti, c'è un altro pulsante e si stacca, anche perché ovviamente per lavare laveremo solo il cestello e non laveremo tutto il resto. All'interno cosa c'è? Una specie di pentola che è senza buchi, perché comunque il prodotto che andiamo a scaldare potrebbe creare dei liquidi, degli oli, dell'unto colerato tutto qui sotto, quindi anche quando noi andremo a estrarre il nostro cestello tutto l'unto rimarrà in fondo, quindi è un'altra cosa molto salutare. I materiali sembrano di buona qualità e anche questo meccanismo mi piace tanto, quindi secondo me è anche un bel design. Entra e esce con una mano. Quindi adesso andiamo prima di tutto a lavare il nostro cestello. C'è scritto che potrebbe fare un po' di fumo la prima volta, ovviamente noi lo laviamo per una questione igienica, poi lo andiamo a accendere e vediamo come impostare le varie funzioni. Ok, nel frattempo che si pulisce la friggitrice per la prima volta andiamo un po' a vedere il nostro ricettario. Come vedete già dalle foto ci fanno venire fame, anche in giapponese credo. Come vedete gamberi con pastella di cocco. Abbiamo le ricette scritte in italiano. Iniziamo con petto di pollo grigliato, pollo fritto, gamberi con pastella, salmone, patate, pepe di shishito con green goodess, patate di farfalle di aglio rosemary. Diciamo che le traduzioni
non sono delle migliori, però con le foto capiamo. Le carote arrosto, che sono quelle che andremo a fare noi, i broccoli al chili, un sacco anche i brownies, questi qua sono molto curioso di andare a farli con questa macchina. Poi la cosa più utile e interessante, alla fine abbiamo un riassunto con tutte le tipologie di cibo, i minuti e la temperatura a cui va impostata la nostra friggitrice ad aria, quindi è molto utile. Come vedete c'è hamburger, polpette di manzo, le patate fritte sia fresche che surgelate, quindi molto completa e molto utile come guida. Poi secondo me anche online potremmo trovare altre ricette e altri consigli della temperatura. Poi a gusti ovviamente andremo a fare dei tentativi la prima volta e poi magari ci scriveremo da qualche parte e sapremo la temperatura e il tempo giusto per ogni pietanza. Ok, adesso andiamo a accendere e a provare un po' la macchina. Ok ragazzi, siamo pronti a fare la nostra prima ricetta. Come vedete il contenitore è stato lavato ed asciugato. Qui abbiamo la nostra ricetta delle carote arrosto e poi gli ingredienti, non li metteremo tutti ma quanto basta. Olio, il pepe nero, abbiamo le carote e la soia. Come vedete nelle ricette c'è scritto non solo gli ingredienti ma anche proprio tutta la preparazione con le dosi, quindi è tutto molto comodo e tutto molto facile. E qui ci dice uniamo lo sciroppo, tutto quanto, facciamo un bel mischione, poi come vedete ci dice anche la temperatura, quindi 185 gradi, ogni 5 minuti giriamo per 20 minuti. Quindi adesso andiamo a fare il nostro bel mischione, lo metteremo sulle carote, inseriremo tutto all'interno e poi andiamo ad accendere la nostra macchina. Abbiamo il tasto power si accende, come vedete abbiamo la temperatura da decidere sulla destra e il tempo da decidere sulla sinistra, quindi è davvero facile. Noi abbiamo, come ci dicevano, 185 gradi, quindi vedete, tenendo premuto si abbassa velocemente, invece sale di 5 in 5 con un tastino solo. Ok, poi dall'altro lato invece dobbiamo decidere i minuti, qua ci diceva 20 minuti. Anche il timer tenendo premuto inizia a girare veloce, se no va su di un minuto solo. Il menu decidiamo il tipo di ricetta, dolce o tutto il resto, invece così diciamo che è un manuale. Ok, adesso siamo a 185 gradi per 20 minuti. Ogni 5 minuti ci fermeremo per girare le nostre carote. Ecco, come vedete siamo a 15 minuti, adesso ci tocca rigirare le nostre carote. Il profumo è davvero ottimo, quindi andiamo a estrarre il nostro contenitore, si spegne in automatico tutto, come vedete stanno un po' anche bruciacchiando le punte. Noi saltiamo, il profumo è davvero ottimo e reinseriamo all'interno del nostro contenitore. Come vedete riparte il tutto sempre a 15 minuti, quindi non si resetta. Andremo a fare questo procedimento ogni 5 minuti, poi io toglierei un po' prima dei 20, a 15 li andiamo a assaggiare. Ok ragazzi, abbiamo un po' abbassato la temperatura a 10 minuti perché le punte stavano un po' bruciando e adesso andiamo già a assaggiarle a 5 minuti perché secondo noi sono già pronte, vediamo se sono cotte anche all'interno. Direi che sono già belle bruciacchiate, quindi le andiamo a sistemare il piatto. Come detto in precedenza, schiacciamo il pulsantino e tiriamo su solo l'interno. Come vedete all'interno ci sono dei resti di cottura. Ok, come vedete la carota
adesso andremo a assaggiare soprattutto se è cotta. Le parti più piccole e in punta si sono un po' bruciate, quindi adesso abbiamo imparato una cosa nuova: dovremo fare pezzi non troppo sottili, perché sennò le parti, quelle in estremo, bruciano, e soprattutto dovremo fare pezzi il più uniforme possibile. Quindi anche le carote, quando le andremo a tagliare tutte dello stesso spessore e dimensione, per evitare che alcune parti si brucino e alcune parti rimangano invece crude. Comunque adesso ne andiamo a tagliare una delle più grosse e vediamo se sono cotte e soprattutto se sono buone. Il profumo è ottimo come sempre, ovviamente la prima volta ci sarà un odore un po' di macchinario nuovo, ma è normale. E adesso andiamo a assaggiarlo. Ok, questa grossa è rimasta ancora un po' duretta, ma è croccante al punto giusto. Il gusto è molto buono, non l'abbiamo caramellata, non è venuta salata. Adesso l'ultimo passaggio è aggiungerci un po' di prezzemolo. Comunque direi che a cottura ci siamo. Come avete visto, in 20 minuti abbiamo preparato un piatto molto gustoso e soprattutto salutare, perché non abbiamo aggiunto niente di grasso, solo verdura, un po' di olio, vabbè, l'olio usato con moderazione, un cucchiaio solo ci può solo che fare bene. Ora andiamo a assaggiare col prezzemolo. Il pepe gli dà la giusta piccantezza, poi chi vuole può aggiungere un po' di peperoncino, e a chi piace l'agrodolce ci può aggiungere anche il miele, secondo me avrebbe una buona glassatura. Ora mettiamo da parte le carote e andiamo a preparare le nostre patate surgelate. Ok, ora siamo andati a prendere le nostre belle patate surgelate, che non sappiamo mai come farle, accendiamo il forno per farlo ogni volta. Adesso con la nostra macchina le metteremo lì dentro e ce le potremo dimenticare. C'è l'impostazione nel menu per le patate, se no abbiamo dai 20-25 minuti. Dal menu andiamo a selezionare l'opzione patata, come vedete 180 gradi per 25 minuti. Ovviamente come al solito ogni tanto controlliamo e diamo una girata. Ok, nel mentre cuociono le vostre patate vi ricordo che l'aria calda esce tutta da dietro, quindi ovviamente lo dobbiamo mettere in un posto abbastanza areato, non troppo chiuso, e soprattutto calcolare che dietro esce la nostra aria calda, quindi non mettiamolo vicino ad apparecchiature che potrebbero danneggiarsi col calore. Sempre libero il macchinario dietro. Ok ragazzi, mancavano 8 minuti alla cottura e le ho tirate fuori perché secondo me fuori sono già sicuramente croccanti. Adesso andiamo a vederne una grossa, c'è già una certa doratura, quindi andiamo a provarle così, che secondo me sono già pronte. Però la patata va controllata all'interno e assaggiata per capire se anche all'interno è cotta, che a una prima vista sembra cotta in modo giusto all'interno. Adesso andiamo a assaggiare. Ok, le patate mancano 8 minuti ma sono pronte, direi. Non rimane troppo asciutta, un po' di più. Ovviamente con la cottura a vapore tutto l'unto finisce all'interno del nostro contenitore. All'interno del nostro contenitore ci rimane l'olio, diciamo, e quindi non è come cuocerle nella padella, perché ovviamente nella padella l'olio rimane, quindi sicuramente diventano più salutari ma un po' leggermente meno saporite, però sono buone comunque e apprezzabili. Quindi una volta che vogliamo concludere la nostra cottura teniamo premuto il pulsante power e spegniamo tutto. La ventola, come vedete, rimane accesa ancora per 15 secondi. Poi con 5 fischi ci ricorda che la cottura è finita, quindi non ci resta che prendere il nostro piatto, fare le porzioni e poi mangiarci. Vi consigliamo l'acquisto anche di questa friggitrice d'aria, che secondo me a rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con il menu molto utile e i consigli sui tempi di cottura altrettanto importanti. Non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al nostro canale Telegram, che vi ho linkato qui sotto, perché ci sono offerte Amazon e Banggood ogni giorno. Iscrivervi al canale, mettere un bel like se questa prova vi è piaciuta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.